Sulla piazza di Milano l'oro vale 42,34 euro per grammo. L'IVA viene alzata dal 21 al 58%, ma il Premier afferma un ultimo sforzo e ci siamo. Julius Fan, stella del web, dopo aver vinto il celebre concorso europeo quasi un anno fa, scompare dalla rete e dalla vita pubblica. Nessuno ha idea di dove possa essere. Qualcuno afferma di averlo visto per le vie del centro storico algherese con una ridicola parrucca riccia. Ma sentiamo cosa ne pensano gli utenti. Avevi ragione. Ovvio che avevo ragione. Non è poi tanto ovvio dopo tutto quello che ho passato, eh? Hai passato ciò che dovevi passare, evidentemente, no? Diciamo che è servito tutto. È il momento di cui mi parlavi. Ora ne sono sicuro. Fantastico. Mi spieghi perché sei prostrato dietro di me? Chi sono Dio? Beh, con questa tunica potresti sembrarlo. È comoda, va bene? E poi bella, bianca. Andiamo, va. Pronto? L'ho trovato. Stai scherzando? No, ha fatto. Come hai fatto? Ho solo dato ascolto alle cose che mi aveva detto e ora è qua. Sei pronta? Dammi 5 minuti, il tempo di tornare a casa e arrivo. Va bene, allora avvisa Cristina e venite in studio il prima possibile. Io... Intanto provo a dargli una sistemata, ci sentiamo appena arrivato. Ci vediamo, eh? Ok. Ehi, possiamo dare una sistemata prima di tutto. Magari te la dai anche tu, cioè... Cioè? La tunica, potresti toglierla. Volendo anche quella barba. Taglia i capelli, cioè... Se ti dicessi assolutamente no, Perché no? tu perché non permetti ai tuoi capelli di crescere naturalmente così? Sarei ridicolo. Saresti ridicolo. Oppure ti sentiresti ridicolo. Probabilmente mi sentirei... Ridicolo dal latino ridiculus deriva da ridere, quindi ciò che fa ridere,
E tu pensi veramente che ogni giorno della tua vita, avendo i capelli lunghi, rideresti guardando allo specchio? Oppure pensi che i tuoi amici, i tuoi colleghi, tua zia, perché no tua madre e tuo padre, riderebbero di te? Sicuramente il mio vicino si piscerebbe. Che c'entra? C'entra, caro mio, perché se tu non ti sei mai fatto crescere i capelli per paura del giudizio degli altri, non immagino se tu fossi nato con una testa gigante. La barba hai detto per prima, ma la tunica anche... La vado subito, guarda. Quindi tu cosa fai? Sono una web analyzer. Sì, cioè analizzo i dati del web. Figo. Sì. Tu invece? Io mi occupo del look e del make-up. Ma anche te hanno pagato? 8.000 euro. Anche a te? Sì, anche a me. Te li ha dati Edo? Sì. Perché a te li ha dati Julius? No, troppo impegnato per... Ciao ragazze. Ciao. Julius, Ciao. l'ha detta al marketing? Sì, Cristina. Tu sei? Elena. Piacere. Ci siamo già visti? No. Sicura? Io? No. Questo è l'appartamento che abbiamo preso con il budget stativi, softbox, fondali, un po' di roba insomma. E poi c'è la maglietta che ha selezionato Elena per il vlog. I don't give a fuck. Non me ne hai fatto un cazzo? Sì, se vuoi cambiarti gli spogliatoi sono in fondo a sinistra. Magari mi faccio una cagatina. Sistemazioni tecniche. Ci sedo con il fuoco. Quindi di cosa parlerà? Boh, non ho idea. Stai scherzando? No. 3 2 1 Azione. Ciao a tutti, io sono Julius Fan. Sono scomparso da circa 13 milioni di anni, però il punto è che io sono fatto così, cioè io veramente sparisco quando c'è da fare una ricerca interiore, cioè capito, sparire nella foresta e cose di questo genere. Non so se lo sapete, io ho vinto 2 concorsi l'anno scorso, uno regionale e l'altro europeo. Quello europeo era YouTube Next Up, che l'anno scorso dava decisamente più soldi rispetto a quest'anno. E la cosa sconvolgente non è il fatto che io abbia vinto dei concorsi, ho vinto dei concorsi, no, è il fatto che li ho vinti volontariamente, diciamo, utilizzando una sorta di tecnica del pensiero. Tecnica dell'utilizzo del pensiero. Se pensate che ciò che sto per dire sia una cavolata e volete restare con le vostre inutili convinzioni senza neanche provare ad aprire la mente, bene, chiudete il video e sparite da qualche parte, non lo so. Let's get out of here. Allora, noi tutti quanti sappiamo che l'inconscio è super potente, i misteri della mente sono infiniti, insomma ci sono tantissime cose riguardo la mente fighissime, ma nessuno finora è riuscito a spiegare esattamente che cosa è il pensiero. E in realtà io non faccio nessuna eccezione a riguardo, nemmeno io so esattamente cosa sia il pensiero, però noi possiamo riuscire a sentirlo. Aspetta un momento, ma quindi nessuno può sentire quello che sto pensando?
Possiamo riuscire a sapere a chi o cosa pensare in particolare. In realtà, un'informazione riguardo al pensiero noi ce l'abbiamo. Il fatto che il pensiero è una frequenza vibrante di energia. Allora facciamo così. Voi volete un ragazzo, ok? O una ragazza. Ora, ci sono due modi di pensare in questo caso che di solito le persone hanno. Quel ragazzo non mi vorrà mai, quel ragazzo mi vorrà. Questo è sulla frequenza A e questo, pensiero, è sulla frequenza B. Se il ragazzo è B, voi dovete pensare in maniera B, quindi un po' più positiva, ecco. Con questa tecnica del pensiero potete fare qualsiasi cosa, potete attirare delle macchine fantastiche, una casa meravigliosa, una... Quelli che vi ho accennato sono principi di fisica quantistica applicati sotto il nome di legge di attrazione. Se vi è piaciuto questo video, anche se un po' confuso e volete saperne un po' di più, mettete mi piace, condividete questo bel video e iscrivetevi al canale. Stop! Quindi è tutto vero quello che hai detto? Sì? Minchia. Se fosse vero, allora perché nessuno usa il potere della mente? Tutti dovrebbero essere ricchissimi. E infatti i ricchi che cosa fanno? Comprano delle ville giganti, macchine fantastiche, poi si annoiano e passano ad altro. Così ugualmente se tu gli dai il potere di poter avere qualsiasi cosa, si annoiano e passano ad altro. Sinceramente, se io avessi la possibilità di avere una casa più grande, la prenderei subito. E quindi sai come avere tutto tu? Potresti insegnarmi? Tu hai vinto 2 concorsi, no? E allora perché non ti sei accontentato semplicemente di vincerne uno? Perché l'altro non dava 20.000 euro. Tecnica del pensiero. Tecnica dell'utilizzo del pensiero. Se pensate che ciò che sto per Questo è dire pazzo sia una completamente. cavolata, volete restare con le Fuso vostre proprio. convinzioni senza neanche provare ad aprire la mente, bene, chiudete. Mamma! Quanto sta andando in Sardegna? Cosa studiare? Scienze della comunicazione. Stai scherzando? Non lavorerai mai nella tua vita. Vabbè, lo so. Ma cosa ci posso fare, scusa? Ti piace ciò che stai facendo? Sì. Cioè, è il meno peggio. Certo, suona logico. A questo punto passati un rastrello nelle gengive è sempre meglio che segarsi una gamba, no? Dai, perché devi scegliere il meno peggio? Perché stare nel peggio? Perché non c'è altra soluzione. Il fatto che tu non vedi una soluzione non vuol dire che questa non ci sia. Scusami prima per Cristina, non so che le sia passato per la testa, sinceramente. Ma perché se n'è andata? Semplicemente perché quando avete di fronte alla verità, difficilmente la accettate. Soprattutto quando si palesa in questa maniera. Però effettivamente tu hai vinto quel concorso perché sei bravo, non perché hai usato l'energia del pensiero. Bravo a fare che cosa? I video sono montati bene, girati a modo giusto, tutto perfetto. Tecnicamente sono perfetti. E tu pensi che basti la tecnica per vincere un concorso europeo? No, infatti è importante anche la storia come hai architettato tu. Certo, la storia. Perché dire voglio vincere 20.000 euro in un video è veramente una sceneggiatura da Oscar. Senza la bravura non avresti vinto comunque nulla. Ok. Proprio bravura. Andiamo. Dove? Forza. Su, dai, belli, dai. Perché siamo qua? Per verificare la consistenza di questo pavimento. Fai vedere? Che granuloso, è perfetto. Andiamo. E invece no! Siamo qui per spiegare ad Edoardo la differenza fra bravura e frequenza del pensiero. Ma perché non la smetti con queste stronzate e ti fai dare una bella sussa? Ah, tapone! Oh, che cazzo ti è successo? Hai perso i riflessi? No, è che... Ah, ho capito. Sei stato troppo tempo nella foresta a mangiare bacche e ti sei rincoglionito. E loro chi sono?
Loro sono Edoardo ed Elena e volevano vedere come ti faccio il culo. Battona. Qua abbiamo un esempio di bravura tecnica classe A, 10 anni di esperienza alle spalle. 15. E classe C, 2 anni scarsi di esperienza. C come merda. C come cacca, al massimo. Vabbè. Sei pronta? Padracca. Classe C proprio. E ritirati. Pensiero di sta cippa. Bene, ora avete notato come la bravura tecnica è classe A, surclassi decisamente la bravura tecnica è classe C. Ora vi mostrerò come la bravura tecnica diventi decisamente inutile Merd. con l'utilizzo della frequenza giusta del pensiero. Vabbè, ma questo è culo. Avete notato come diventa la classe C? Culo. Culo è sulla bocca degli ignoranti. Culo è profumo di inconsapevolezza a tempo di peti. Culo lo dicono solo persone che non sanno spiegare gli eventi. Culo, fammi questa. Cos'altro hai imparato in questi mesi da eremita? Visto che ti insegna il papà. Ma almeno la retina ci arrivi? Beh, se lui è di classe A e schiaccia perché è bravo, tu che sei di classe C usi la forza del pensiero, schiaccia. Non funziona proprio così, nel senso l'inconscio deve analizzare certe cose, deve... Vado a caricare i video su YouTube. Speriamo che almeno con gli utenti sia convincente. Speriamo.